Io l'ho usato come portachiavi per un periodo. E poi l'hai perso. Poi ho L'hai visto che... perso? No, non l'ho perso. Ho visto che L'hai perso? No. L'hai perso. No, ce l'ho nel comodino. Io sono Bat e lui è il centralino e insieme siamo WrestleZone. Bentornati su YouTube, bentornati in un nuovo unboxing. Oggi abbiamo delle scarpe devastanti, Super richieste. ma soprattutto super rare, cioè rarissime. Parliamo di Friends and Family, costosissime, ma soprattutto sono delle Jordan 4 e sappiamo che le Jordan 4 vi piacciono, quindi non perdiamo tempo. Possiamo partire? Possiamo partire. Sei carico? Assolutamente sì. Andiamo? Andiamo. 1. 2. Queste raga sono le Jordan 4 in collaborazione con Travis Scott, Friends and Family. Abbiamo la versione viola e la versione marrone, tutte e due qui con noi nelle nostre mani. Queste sono scarpe che valgono tanti, ma tanti soldi. Te cosa ne pensi, centralino? Abbiamo finito il teatrino? Che teatrino? Questo cinema organizzato? Che teatrino? Queste sono le Travis Scott. Sì, proprio. Non sono queste? Direi di no. Sono quelle di Wish? No, queste sono versioni classiche di Jordan. Non sono le Travis? Ancora. Ma io pensavo fossero le Travis. Questa colorazione marrone, chiamata Taupe Haze. Ma come? Direttamente dal 2000? Dal 2018 di Travis Scott, no? No, direttamente 2021. dal 2021. E questa? questa, la Canyon Purple, super richiesta, all'inizio snobbata. Non è di Travis Scott. Non è la versione di Travis Scott. Come non è la ragazzi. Travis Scott? La può vagamente ricordare. Ma io ho sempre pensato Ma non che lo fosse è. la Travis. Quindi per favore non fate come Bat, che subito è stato ingannato da queste Io colorazioni. pensavo fossero le No, Travis. no, queste sono scarpe. Tutti mi dicono che sono le Travis? No, queste sono scarpe richieste ma non di Travis Scott. Ma quindi quali sono le Travis Scott? Adesso te le faccio vedere. Ah, quindi sono qua le Travis Scott. Ma vedi che bella scatola retro? Vai, apriamo. Unica colorazione rilasciata ufficialmente al pubblico. Piano, Sono curioso. piano. Queste sì che sono le Travis Scott, raga. Adesso esco un attimo anche io dalla parte che stavo ovviamente recitando e facciamo i seri perché dobbiamo far vedere una signora scarpa, la Jordan 4 di Travis Scott. Chiudiamo il discorso delle Friends and Family. Queste che state vedendo sono le Jordan 4 Friends and Family di Travis Scott. Possono vagamente assomigliare alle Canyon Purple e alle Taupe Haze. In tantissimi ci dite che queste sono di Travis Scott, ma raga, non è così. Le Travis Scott Friends and Family sono rarissime, ce ne sono pochissime in tutto il mondo. Esistono, perché esistono, ma sono un pezzo rarissimo da collezione. Quelle che invece teniamo in mano sono pur sempre rare, perché la scarpa del 2018, averla in condizioni nuova come ce l'abbiamo noi non è facile e soprattutto hanno raggiunto delle cifre anche, se vogliamo, importanti, perché stiamo parlando di scarpe che vanno sopra i 1.000 euro di valore, poi dipende sempre anche dalle taglie. Cioè questa è proprio una Cactus Jack delle prime, Questa non ha il logo al contrario, vabbè che è una Jordan 4, quindi il logo di Nike non c'è, però queste sono uscite prima, ancora prima che esistesse il logo al contrario su tutte le Jordan di Travis. Sai che in qualche modo potrebbe aver un po' rilanciato la silhouette della Jordan 4? La Jordan certo. 4 ha fatto capire che questa silhouette era una silhouette tanta roba e dal 2021 in poi la Jordan 4 è cresciuta tantissimo e adesso volete solo delle Jordan 4. Beh, però diciamolo, Travis era già avanti, Travis era già avanti,
È un peccato che sia l'unica, cavolo raga, l'unica, cioè l'unica Jordan 4 di Travis. Ma forse è anche bello così, nel senso che sia rimasta nel tempo. Cioè, ma ti immagini una nuova Jordan 4, una nuova colorazione di Travis con la cactus face qui sull'heel tab gigante? Ma lasciamoci la scritta Cactus Jack, adesso Da analizziamo una un parte attimo la scarpa. da una dai. parte Cactus Jack, dall'altra poi qui c'è il Jumpman, non c'è il Nike Air. Io mi stavo divertendo, ti dico la verità, con questo camoscio super reattivo mi Lo stavo fai così? divertendo sì parecchio, e la scarpa, come potete vedere, è realizzata interamente in Nabook, ultra delicato, e si vede proprio che qualitativamente è una scarpa importante. La colorazione, come vedete, è una colorazione azzurrina con a contrasto il nero che troviamo sui lacci, sulla retina e sulle linguette di plastica laterali e sicuramente sull'heel tab posteriore, contrasto anche con il rosso presente sulla fodera e sui loghi. Attenzione perché questo rosso della fodera si sposa secondo me molto bene con tutti gli altri colori della scarpa e devo dire che è una scarpa a livello di colori super riuscita. Scarpa ricca di dettagli, perché oltre a tutto questo puntinato azzurro come getto di vernice che troviamo sulle linguette di plastica, sui loghi sul retro, questa scarpa presenta altri dettagli interessanti. Partiamo dalla linguetta interna. Sulla scarpa di sinistra, quindi quella che tengo in mano io, è riportata la scritta Travis Scott al contrario su una linguetta bianca. Sulla scarpa di Batte invece l'etichetta è azzurra e riporta la scritta Air Jordan. Altro dettaglio super interessante è questo accessorio soft touch vellutato colore azzurro. Ciondolino, portachiavi, che ovviamente è da togliere mentre indossate la scarpa, come al solito. Ok, fammi finire di dirlo. In ogni caso riporta sempre la scritta Cactus Jack da un lato e il Jumpman dall'altro. Mi raccomando, toglietelo quando girate con le scarpe. Non voglio vedere, dai, non voglio vedere la gente che gira con quello. Vi consiglio anche di evitare di utilizzarlo come portachiavi. È molto delicato, questo si stacca. Questo sapete cosa dovete farci? Dovete sicuramente innanzitutto avere un posto dove custodite le vostre scarpe in maniera perfetta, quindi una bella vetrina, e in quella vetrina ci mettete tutti questi ciondolini esposti come ricordo, perché non potete girare con questo, raga. Io quello delle Balvin l'ho messo nella mia vetrina così esposto, bello, figo, e ci sta. Io l'ho usato come portachiavi per un periodo. E poi l'hai perso. Poi ho L'hai visto che... perso? No, non l'ho perso. Ho visto che sì. L'hai perso? No. L'hai perso? No, ce l'ho nel comodino. Però non stava attaccato alle chiavi purtroppo, quindi... Io continuo a parlare della scarpa e vi mostro i lacci. Troviamo questi lacci che nel 2018 erano già dei lacci cerati. Quindi vedete questo laccio nero cerato e non sono presenti lacci extra. Questo è un peccato, eravamo nel 2018, erano molto tirchi ancora con i laccetti, invece adesso ne mettono parecchi di lacci extra. Fammi dire una cosa, non ne abbiamo parlato, ma anche il packaging pecca un po', nel senso la scatola è molto standard, quindi Sì. Classica Jordan 4 retro, c'è questo Sacchetto dell'immondizia. sacchetto veramente Come carta. dell'indifferenziata. Come carta potevano impegnarsi un po' di più. Cioè. C'è da dire che negli anni successivi con la carta rosa si sono anche un po' rifatti. Beh, secondo me Travis si è reso conto che una roba del genere non era presentabile. Comunque il packaging lascia un po' a desiderare, ecco, diciamo. Ultimo dettaglio colorato rosso che quasi non si vede, lo troviamo qui sulla bolla dell'Air, che all'interno si intravede le molle rosse della scarpa, l'ammortizzazione interna della scarpa rossa. Su questa cosa qui ogni tanto Jordan ci gioca, nel senso che anche in altre collaborazioni l'hanno colorata magari per riprendere i colori della tomaia, e questa cosa ci sta. Dettaglio rosso chiaramente anche sulla suola nel Jumpman, e qui troviamo questa suola con anche, oltre al nero, questo colore trasparente che appena indossate diventa giallo. Ultimo paio di cose da segnalare che potrebbero esserti sfuggite magari. La midsole, quindi l'intersuola, presenta il contrasto azzurro-bianco e il nero poi su tutto il battistrada, e la linguetta delle Jordan 4, non so se ci hai fatto caso, in questo specifico modello è più sottile. Sì. Non è di quelle nuove più bombate,
ma è una versione più vecchia, non spugnosa. Direi di passare alle opinioni personali. Questa, raga, era la Jordan 4 Cactus Jack di Travis Scott e questi erano i dettagli che si possono trovare sulla scarpa. Passiamo a qualche opinione personale in merito e poi concludiamo il video. Allora, io sono fan delle prime edizioni fatte da Travis, quindi quando ancora non era spopolato, quindi mi piace questa versione. Erano tutte versioni in cui veramente curava il dettaglio, curava le colorazioni e quindi sono un grande fan. È chiaro che è una scarpa non facile da indossare, da portare per via dei colori, però porta con sé una bella storia e mi piace tutto quello che c'è attorno, quindi per me comunque è un 8,5 pieno come voto. Te cosa ne pensi? Allora, io devo dire che sono abbastanza innamorato di questa scarpa. Sono un fan, anche se a parte, cioè, se tu tieni questa qui e non questa, se tu tieni questa in mano sembra una Jordan 4 normale. Cioè, guarda, Jumpman dietro, non ci sono altri loghi che richiamano a Travis Scott. Cioè, l'unica cosa di diverso è la scritta Cactus Jack qui nell'Hiltab. Questo qui chiaramente non viene utilizzato mentre si indossa la scarpa, di conseguenza sembra quasi una scarpa senza collaborazione. Attenzione, perché tutte le Jordan 4 che fanno delle collaborazioni presentano questa pecca, tra virgolette, che sembrano quasi senza la collaborazione, ma attenzione, le colorazioni sono sempre super riconoscibili. Cioè guarda le Balvin, guarda le Jordan 4 Off-White, cioè si capisce che stai indossando una scarpa che ha una collaborazione, perché già la colorazione ti fa capire tutto. E io sono molto fan di questa scarpa, della colorazione, mi piace il Nabook, tutto il contrasto di colori, e quindi domando, perché il signor Travis Scott ne ha fatta solo una? Cavolo, c'è un potenziale enorme, una. Perché invece di proporre tutte queste Jordan 1 Low, oltre alle nuove Jumpman Jack e a tutte le altre scarpe che sta portando innovative che ci piacciono, devo dire, l'innovazione ci sta, perché non andare a toccare anche modelli del genere che magari sono anche mainstream? Va bene, la Jordan 4 è mainstream. Come fai a dire che non è riconoscibile? Ma io ho detto che non è riconoscibile se una persona non lo sa. A me, se vogliamo dire, l'unica pecca e l'unica cosa che mi dispiace un po' è che se indossi questa scarpa qua tutti pensano che ce l'hai fake. Purtroppo anche questo è vero. Vabbè, adesso facciamo così, facciamo un esperimento. Chiamate i vostri genitori, ho capito. Fategli vedere la scarpa che vi sto facendo vedere ora. Ma che discorso e chiedetegli se questa scarpa, secondo loro, presenta una collaborazione. Ma ho capito, ma cosa gli dovranno dire? Non vedi che non c'è neanche un logo? Secondo me l'hai sparata. Ma che l'ho appena detto! Chiudiamo così oggi, in dibattito. Ma vabbè, io do il mio voto. Vai. Per me è un 9,5 totale. 9,5? 9,5 totale, a me fa impazzire. Io direi che possiamo chiudere qua il video. Fateci sapere però. 9,5. Hai spinto 9,5. Sì, forse sono stato un po' basso con l'8,5. Bassissimo, cioè 8,5 lo diamo di solito alle Jordan 4 normali. Sì, è vero. Perché posso dire che abbiamo una scala un po' troppo alta dei voti. Abbiamo una scala un po' troppo alta dei voti, questo forse è vero. Non è il 10 no, perché il 9 potevo darlo anch'io, 10, sì. Cioè, dai, il 10 è per i mostri sacri, cioè i mostri sacri si prendono il 10. Questa te la metti al secondo gradino, quindi certo. Secondo me forse da terzo gradino. Questa è da secondo gradino. Beh, ci sta, va bene. Io direi che possiamo chiudere qui, abbiamo litigato, abbiamo fatto vedere delle scarpe finte, abbiamo fatto di tutto e questa è invece la scarpa di oggi. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate voi, so che la vorreste tutti in collezione e quindi vi chiedo di non scrivere se la volete o meno, perché tanto lo so già che la volete tutti. Scrivete un voto che gli date voi, dato che oggi siamo un po' in dibattito sui voti, dategli un voto voi nei commenti. Pensavo dicessi fatemi sapere se me la devo mettere nei piedi che è un 44. Esatto, fateci sapere anche se me la dovrei comprare io per me. È bella. Centralino bella, no, bella, Centralino questa qui non la merita perché no, non l'apprezza a fondo. No, ma poi non l'apprezzi a fondo, la Travis gli hai invece dato 8. Ho dato 8,5. No, gli hai dato 8. Ho dato 8,5 e riconosco di essere stato un po' basso. Però mi metterei un'altra scarpa sempre sull'8,5-9. Adesso. Poi magari tra un po'. Va bene. Dal BAT E il centralino. è tutto, ci vediamo come al solito in un nuovo video.